Ciao ragazzi, allora questo è, avete visto il video di prima, diciamo molto più tradizionale di quello che ci si può fare, diciamo io sono un po' un tamarro con i synth, faccio sti fanchettoni così, però in realtà so benissimo che l'utilizzo di queste macchine, soprattutto per gli appassionati, è assolutamente un altro. Mi sono divertito tantissimo con questo Neutron di Behringer perché io ho avuto anche il clone, diciamo, del Mini Moog, poi l'ho venduto perché adesso è un discorso un po' particolare, forse è una questione storica, nel senso che io li ho provati, li ho suonati in alcune situazioni, quelli vecchi, sì, costa poco, bello, tutto quanto, però non lo so, questa mi ha entusiasmato molto di più. Prima di tutto devo ringraziare Fulvio Arnoldi che me l'ha prestata per fare questo video e soprattutto me l'ha prestata per farmela provare, perché mi ha detto adesso provala perché quella lì è una macchina veramente interessante, perché non somiglia a niente, nel senso non è che non somiglia a niente, è costruito come un synth, però è pensato in modo originale, particolare, è un progetto a sé stante e questa è una cosa interessante. Si sa che adesso Behringer sta facendo tutti i sintetizzatori storici, li sta riproponendo a prezzi super vantaggiosi e anche in formati super vantaggiosi. Questo qui è uno strumento nuovo, differente e mi sono divertito tantissimo partendo da zero, due oscillatori. Adesso ho fatto un blitz qua che è meglio se evito. Oscillatore adesso lo intoniamo magari anche. Prendiamo una sinusoide anche qui. Sembrerebbero intonati. Adesso primo oscillatore, 5 forme d'onda e morphing tra una e l'altra. Molto interessante, sinusoide, triangolare, dente di sega, onda quadra e pulse. Stessa cosa per il secondo oscillatore, 3 ottave, poi è anche parafonico, quindi si possono fare dei bicordi poi, che ho usato in quel video. Secondo oscillatore praticamente fotocopia di questo, mix fra i due oscillatori, così li ho sincati, così no, posso creare uno sfasamento. Sincati invece forme d'onda del secondo oscillatore, LFO, forme d'onda dell'LFO, 5 forme d'onda anche per l'LFO, un delay interno,
distorsore che stavo usando parecchio in modo parecchio violento. Allora, poi ha questo overdrive, come dicevo, che stavo usando in modo abbastanza violento. L'inviluppo 1 e l'inviluppo 2 sono due ADSR. In parole povere, una è direttamente collegata al VCA, all'amplificatore, di conseguenza si comporta come una normale ADSR, mentre l'altra è collegata al filtro, al VCF, quindi si possono veramente fare dei numeri circensi. E ho tutta una DSR, quindi attacco decay, sustain e release per il filtro, quindi posso sistemare il comportamento del filtro in modo veramente profondo, come preferisco. Infatti ho telefonato proprio al mio amico mentre ci stavo un po' smanettando, perché come sapete, spesso lo dico, io non sono un grandissimo conoscitore di queste macchine dal punto di vista elettrico e dal punto di vista, le conosco dal punto di vista dell'utilizzo, più che altro ci gioco un po'. In questo caso mi sono fatto spiegare 2 o 3 cose, perché venivano fuori delle cose pazzesche, ma tipo sembravano delle voci umane, era veramente divertente e ho scoperto che è veramente una macchina eccezionale ed è molto potente. Ha un noise. Questi attenuatori sono molto interessanti, perché siccome qui ho una matrice dove posso collegare, come nei vecchi sintetizzatori, l'uscita di una parte del circuito e collegarla ad un'altra parte del circuito, passando per gli attenuatori si può decidere quanto far agire quel segnale e quanto utilizzarlo, e poi dall'attenuatore vado praticamente per esempio, pulse del primo oscillatore, usando l'LFO che ho collegato all'attenuatore. Se la metto molto lento, per esempio, e poi mescolandolo con l'altro oscillatore posso veramente farne di cotte e di crude. Se poi mi metto a usare anche l'inviluppo sul filtro, scusate, utilizzando l'effetto, che è anche bello tra l'altro. E poi la parafonia è una risorsa, perché in realtà io, per esempio, in quel video ho fatto dei bicordi, mi è sembrato in generale davvero molto potente come strumento. Ci si fa
facilmente un po' di tutto e poi si trova immediatamente un rapporto interessante perché la sensazione è di qualcosa di diverso dal solito e anche di molto agile, molto funzionale, anche il morphing tra tutto è fatto con quella mentalità e tutto ha qualcosa che gli permette di essere dosato e più volte anche, nel senso se si utilizzano questi collegamenti. È davvero interessante. Devo dire che la cosa che fa svoltare molto spesso è l'overdrive, che è veramente cattivissimo e ha, con il tono si raggiungono tutta la parte effettistica dell'overdrive e del delay è veramente interessante. Poi, chiaramente, per quello che riguarda l'aspetto davvero tecnico dello strumento, sicuramente c'è chi lo conosce meglio e l'ha recensito meglio, ha spiegato meglio quali sono le funzionalità nel profondo. Io posso dirvi che musicalmente è veramente molto ispirante e quindi lo consiglio a tutti. Consiglio più questo sinceramente che magari, non lo so, altre cose che si rifanno a vecchi synth, che per carità, per i nostalgici come me addirittura sono un po' un sogno, no? La possibilità di avere a casa l'equivalente di, che ne so, un CS80 con 400 euro. Cioè, è una cosa incredibile. Però tra quello e il CS80 ci sono anni di storia. Qui invece la storia è nuova, è una cosa completamente diversa. Entrare in relazione con uno strumento nuovo, con delle possibilità attuali, moderne, che guardano al futuro, piuttosto che, come mi è successo con il Model D, da nostalgico mi sono ritrovato così a ritrovare i suoni che mi ricordavano certi dischi e ho cercato di usarlo anche in modo originale e moderno, ma finivo sempre lì. Questo invece immediatamente mi ha tirato fuori delle cose. Quel brano lì che sentirete non rende giustizia secondo me alla possibilità espressiva e anche un po' così psichedelica di questo strumento, garantito. E niente, io vi ringrazio, vi saluto, vi lascio la seconda parte del brano. E come sempre grazie per tutto e spero sia stato utile e consigliatissimo comunque. Ciao ciao.